stesso cosiddetto primo viaggio. Anche, ripeto, quello che dice il catechismo della Chiesa cattolica, che non vanno discriminati, che devono essere rispettati, accompagnati pastoralmente. Si può condannare, ma non per motivi ideologici, ma per motivi, diciamo, di comportamento politico, ma certe manifestazioni un po' troppo offensive per le altre. Ma queste sono cose che non c'entrano nel problema. Il problema è una persona che ha quella condizione, che ha buona volontà e che cerca Dio. Chi siamo noi per cercare? E dobbiamo accompagnare bene quello che dice il catechismo, chiaro il catechismo. Poi ci sono tradizioni in alcuni paesi, alcune culture che hanno una mentalità diversa a questo problema. Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa, come ho detto quel cardinale marxista, non solo deve chiedere scusa a questa persona che ha offeso, ma deve chiedere scusa ai poveri anche, alle donne sfruttate, ai bambini sfruttati del lavoro. Deve chiedere scusa di aver benedetto tante armi. La Chiesa deve chiedere scusa di non aversi comportato tante volte, ma dico la Chiesa, siamo i cristiani, la Chiesa è santa, i peccatori siamo noi. I cristiani dobbiamo chiedere scusa di non aver accompagnato tante scelte, tante famiglie ma io ricordo da bambino la cultura di Buenos Aires, la cultura cattolica chiusa, io vengo di là, ma a una famiglia divorziata non si poteva entrare in casa. Sto parlando di 80 anni indietro. La cultura è cambiata e grazie a Dio. I cristiani dobbiamo chiedere tante scuse, non solo su questo. Perdono, non solo su questo. Perdono, Signore. È una parola che dimentichiamo tanto. Adesso faccio pastore e faccio sermone. No, questo è vero, tante volte, ma il prete padrone e non il prete padre, il prete che bastona e non il prete che abbraccia, perdona. Ma ne sono tanti, ne sono tanti cappellani di ospedali, cappellani delle carcerati, tanti santi, ma questi non si vedono, perché la santità è pudorosa, si nasconde. Invece è un po' sfacciata la spudoratezza, è sfacciata e si fa vedere. Tante organizzazioni, gente buona, gente non tanto buona, gente che perché tu dai una borsa
cosa un po' grossa, si guarda dall'altra parte come le potenze internazionali con i 3 genocidi. Noi cristiani, vescovi, abbiamo fatto, ma anche noi cristiani abbiamo una Teresa di Calcutta e tante Terese di Calcutta, abbiamo tante suore nell'Africa, tanti laici, tanti matrimoni santi. Il trigo, scusa, il grano e la zizzania, il grano e la zizzania. E così dice Gesù che è il regno. Non dobbiamo scandalizzarci di essere così, dobbiamo pregare perché il Signore faccia che questa zizzania finisca e sia più grande. Ma questa è la vita della Chiesa, non si può fare prima. Tutti noi siamo santi, perché tutti noi abbiamo lo Spirito Santo dentro, ma siamo tutti noi peccatori, io il primo, d'accordo? Non so se ricordo. Non solo scusa, perdono. Padre, mi permetto di fare io un'ultima domanda, poi la lasciamo andare in pace. Non mi metta in difficoltà. No.